having fun? L'ho amato proprio senza rimpiangere niente di quello che lasciavo. Nel senso, siccome non si capisce più un cazzo, perché tutti dicono la stessa cosa, perché sembra che si dipinge per forza il vino come una roba che deve venire dal contadino in mezzo alla vigna, quando in realtà è un'economia. Sono il primo fra i critici qui, perché comunque quello che è successo qui in 40 anni è stato fin troppo rapido per conto mio, anche perché il mercato tirava molto. Certo. Rispetto ad altre zone dove questo passaggio magari è durato 100 anni. Siamo sempre andati al centro e dritti. E questo, Se no si smetteva. Se no si era smesso, se no col mio carattere l'ho smesso. Ecco, quello che ci metto io è l'amore. Manda. Tira il microfono. Ma hai detto che c'è un po' di tutto qua, no? Cantina. Cantiniere. Cantiniere. Cosa sta controllando? Sto controllando i formatori. Ho un mio modo per... Mi scendiamo tutti, ma te così. Sono cresciuto in questa azienda perché sono stato il primo dipendente, mi è stata condivisa la visione di Francesco. Francesco è il fondatore Illy, ci ha permesso di entrare in società sulle ripi, noi ci sentiamo a casa totalmente, no? Costa fare vino. Sì, però voi non avete questo problema, cioè voi avete le spalle coperte, cioè voi avete Illy che vi... No, ma cioè, nel senso, cioè ovvio, cioè indubbiamente non è che dovete perderci, però... Non è chiaro cosa fa lui qui. Allora, lui ha fondato l'azienda. Per 10 anni ci si è dedicato molto, personalmente. È stato un po' il primo mentore, soprattutto per me. Della mia presenza qui come proprietario non me lo sarei mai immaginato. Il nipote della mia nonna, che era un professore universitario, ha lasciato un bellissimo testamento nel quale si raccomanda a me per Poggiarelli. Poggiarelli era il cuore di Michele. Non ti commuovere. Sì, Questa azienda è nata come casa di Francesco Illy. Sì. Podere le ripi. E fra l'altro neanche per fare vino, poi il vino è arrivato dopo 5-6 anni perché si è innamorato e tutto. Dopo 5-6 anni ha piantato le vigne, però ti dico, noi non abbiamo mai fatto parte del sistema Illy e Francesco nella sua vita non si è... Cioè lui è un rampollo, diciamo che... Lui comunque era un signore che sta bene e quindi ha realizzato il sogno di avere una casa in Toscana. Certo. Poi nel mentre si è appassionato al vino, ha iniziato a produrre vino. Da bambino venivo, era il mondo meraviglioso. La vita è stata dura. Anche la nutrizione era un problema. Sì. Quelli nati in quel tempo che non si trovava da mangiare, non si trovava niente. 2 patate erano già una ricchezza, specialmente chi stava in città. È buona? Vuoi assaggiare? Ho un po' di cioccolato, un po' caffè. Certo. Sì. Un po'. Tutti uguali, stessi sapori, stesse cose.
È l'omologazione, sì. E questo è un pallino che ho io sulla pericolosità dell'enologo. È giustissimo, ne parlavamo oggi, vero? Sì. Bisogna tenerlo a bada. Sì, è lui che ci riesce. Più che tenerlo a bada, insomma, quando vogliono essere estremamente precisi, estremamente pignoli, eccetera, secondo me si rischia di fare un vino uguale a quella. Certo, è perché loro non vogliono rischiare, non vogliono far prendere rischi. certo. E col vostro enologo come fate? No, si va bene, ma Si fa un po' come ci pare. si fa un po' come ci fa. Io ti dico, allora, io ho studiato enologia. Eh. Sinceramente lo rifarei. Però ti dico la verità, cioè, Cioè, Jaye diceva bisogna studiare l'enologia per non poterle applicare. fare a meno. Bravo, è proprio quello. Però no, qui tante aziende sono passate da 3 ettari a 20 o a 30, anche perché il mercato tirava molto. Io in Toscana mi sembra sempre di stare in un parco Disney. Ci siete stati voi, sì? No. È angosciante. Perché? Che senso? Castiglione del Bosco è veramente angosciante. Perché? Perché a parte che è tutto moderno, tutto... Non mi pare di essere in un posto come questo, ecco. Mi dava la sensazione di freddo. Ma sono molti posti così qua comunque a Montalcino. Non riesco a capire come si possa, in posti di questo tipo, fare quelle trasformazioni. Ecco. Le macchine da qua. Poi c'è una pace qua pazzesca, no? Rispetto ad altri posti. Sì. Sì, è un po' isolato. È un po' più isolata, sì. Un po' nascosto. But they're spying on me. I started 12 years ago. You didn't do a wine club 12 years ago. Fuck it. Come on. I was started a wine club when nobody was doing it. And I make videos. Every winemaker has a video, and with 24 wines, we support. We're gonna probably put even the Le Ripi in our wine club. I'm having your wine from a wine club. You should support me. I bought 1,000 bottles. We support you. We come to eat to your place every time we are in room. Vabbè, ma i maschi insieme, cosa vogliamo fare? Sempre un disastro. Quando si accoppiano poi diventano ancora peggio insieme, lo sa com'è, signor. Buonasera. Buonasera. Come sta? Diciamo malino. Il viale del tramonto. Il viale del tramonto, sì.